Piombo, creta, cenere e formiche sono forse gli ingredienti per una pozione magica? No, sono gli ingredienti per i cosmetici dell'antica Roma. Bentornati! Oggi parleremo della cosmesi femminile nell'antica Roma. Poiché si tratta di un periodo cronologico molto vasto, io mi sono concentrato sugli autori del I e II secolo d.C. Bisogna però fare una precisazione, e cioè che le informazioni giunte fino a noi sono tutte di autori latini uomini. Questo significa che tutte le fonti scritte che noi abbiamo sono filtrate attraverso un'ottica maschile e questo ci dà quindi talvolta dei fraintendimenti sull'utilizzo di alcuni prodotti, altre volte invece un autore può esagerare nella descrizione per il semplice motivo di screditare una donna e quindi magari renderla più frivola. Detto ciò, possiamo comunque farci un'idea di quella che era la cura del corpo e la cosmesi nel mondo dell'antica Roma, tralasciando però completamente in questo video tutta la parte inerente all'igiene personale, di cui ho già parlato e quindi vi lascio semplicemente il link se ve lo siete perso. Donne e anche uomini, ovviamente, ponevano una grandissima attenzione alla cura della propria pelle e questo è il motivo per cui noi abbiamo così tante informazioni su creme di bellezza, ottenute con gli ingredienti più disparati, alcuni anche tossici. Quindi io vi invito a non ripetere a casa le procedure e i cosmetici che andremo a vedere. L'esipum, la moderna lanolina, quindi una sostanza ricavata dalla lana grezza non lavorata, era impiegato come idratante ed emolliente. Il grasso di cigno, così come il latte d'asina, erano invece ritenuti ottimi per le rughe e il grasso di pollo, mescolato con la cipolla, qui ormai siamo nell'ambito culinario più che della cosmesi, era invece un composto impiegato per la cura dei brufoli. Il miele invece, unito alle lenticchie o alla ruta o addirittura al verde rame e alla bile, si riteneva che fosse molto utile per avere una pelle più liscia. Tutti questi composti venivano poi mescolati anche con dei pigmenti, con dei coloranti di origine naturale o con dei profumi, con l'obiettivo proprio di rendere più gradevoli queste creme e queste sostanze. I canoni della bellezza femminile richiedevano poi che la pelle di una donna fosse chiara e per questo motivo le matrone si spalmavano diverse sostanze sbiancanti. Tra queste possiamo citare senza dubbio il melinum, cioè una roccia argillosa che veniva ricavata dall'isola di Melo, così come potevamo trovare della polvere di gesso mescolata all'aceto, quindi l'odore non doveva essere il massimo, ecco perché la presenza dei profumi che abbiamo detto prima. Fino ad arrivare a sostanze ben più tossiche come la biacca, cioè della polvere di piombo, che i latini chiamavano cerussa. Il corpo doveva poi essere glabro, cioè privo di peli, e questo valeva tanto per le donne quanto per gli uomini nel mondo antico, e quindi via di depilazione. Questa poteva essere praticata in vari modi. Potevano essere utilizzate infatti delle pinzette o delle creme depilatorie a base di resine o pece. E andando avanti invece potevamo trovare anche dei rimedi un po' più drastici, come ad esempio sfregare sulla pelle della pietra pomice o addirittura bruciare direttamente i peli utilizzando degli strumenti che erano stati riscaldati in precedenza. Anche il trucco del viso richiedeva una grande cura, in particolar modo la parte degli occhi. Il modo più semplice per truccarsi era quello di utilizzare un bastoncino di carbone che poi veniva eventualmente sfumato con della cenere. In alternativa si potevano anche utilizzare la fuliggine o il nerofumo. Il kohl, invece, era impiegato sia come eyeliner, come mascara o come ombretto ed era un composto a base di antimonio, i latini lo chiamavano stibium. La polvere era impiegata direttamente sulle sopracciglia o sulle palpebre, quindi come ombretto, oppure potevano utilizzare un bastoncino intinto prima nell'acqua, poi nel profumo e infine nella polvere stessa, al fine di delineare meglio la forma degli occhi. Esistevano poi degli ombretti anche di altri colori, ad esempio il giallo, ottenuto con lo zafferano, o il verde, con la malachite, e infine l'azzurro, ricavato dall'azzurrite o addirittura dai lapislazzuli. Nel beauty case di un'antica romana avremmo trovato poi anche ingredienti per ottenere altri eyeliner. Ed ecco quindi che noi possiamo notare
dei datteri o delle bacche di rosa arrostiti, oppure il nero ricavato da una seppia e ancora, attenzione, delle formiche abbrustolite. Tutti questi ingredienti venivano poi mescolati con grasso animale o vegetale. Una tipologia molto particolare di oggetto che per ora è stata rinvenuta solo in Britannia è poi rappresentata da un mini mortaio, definiamolo in questo modo, portatile, che serviva molto probabilmente proprio per la cosmesi. Gli ingredienti che dovevano essere triturati venivano inseriti in questo mortaio, si utilizzava un pestello a forma di semiluna, pestello che veniva poi impiegato anche per mettere il trucco stesso direttamente sulle palpebre. Secondo alcuni autori era poi molto apprezzato anche il sopracciglio unito o addirittura le sopracciglia finte. Ora, di questo noi non abbiamo in realtà un'evidenza dal punto di vista, un riscontro, chiamiamolo così, dal punto di vista iconografico. Ma sentendo alcuni autori, ad esempio Marziale, che era abbastanza cattivo con alcune donne a lui contemporanee, possiamo ricavare questa informazione. Te ne stai chiusa in casa e ti fai bella nel mezzo della suburra e preparano per te che hai pochi capelli una folta parrucca o galla. Di notte riponi i denti non diversamente dai vestiti di seta e riposi chiusa in 100 vasetti e con te non dorme la tua faccia. Nonostante ciò, mi ammicchi con quel finto sopracciglio che per te è stato tirato fuori al mattino. Il colore rosso per le labbra e le gote aveva invece svariate nature. Il rosso più acceso era senza dubbio ricavato dal minio e dal cinabro. Entrambi si tratta di metalli tossici e quindi era sicuramente un trucco che lasciava il segno, diciamo così. In alternativa, se non si voleva rischiare la salute, si poteva ricorrere ad altri ingredienti. Ed ecco quindi che possiamo trovare l'ocra rossa, che i romani chiamano rubrica, o il gesso rosso. E perché no anche la fex, cioè la feccia del vino, la parte che rimaneva dopo la lavorazione del vino stesso. Anche i petali di rose e papaveri sono indicati soprattutto per la fabbricazione del fard. E infine abbiamo la crocodilea. Questo composto dal nome ci rimanda al mondo dei coccodrilli ed in effetti alcuni autori ci dicono che era un composto a base di intestino di coccodrillo. Come abbiamo visto, le donne romane di 2000 anni fa, esattamente come accade ancora oggi, amavano truccarsi e prendersi cura del proprio corpo. Se il video vi è piaciuto, io vi chiedo di mettere un mi piace o un commento così da farlo sapere anche a YouTube. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!